Causa esoterica dell'amore che non arriva. Eh, dico questa frase che sembra un po' banale, cerca l'amore nel posto sbagliato. Eh, nel senso che è come se lei la vedo chiusa in un cilindro bianco, ok? Con, diciamo, nella base inferiore c'è tipo un piccolo foro attraverso cui lei guarda e cerca da lì l'amore, ok? Quando in realtà intorno a tutte le pareti del cilindro bianco, fuori, cioè l'immagine è proprio questa, è come se fosse circondata da anime maschili, ok? Quindi in eterico si vedono proprio come degli uomini, tutti intorno che provano ad entrare, ma lei ha messo le pareti del cilindro bianco, ok? E cerca invece, diciamo in basso, appunto alla base, da questo piccolo foro, con gli occhi cerca di guardare se trova l'amore, no? Il senso è questo. Mm? Quindi forse probabilmente anche qui torna alla mente, no? Lo diceva anche lei. Penso troppo, è troppo un pensiero che devo. Mm? Mhm. Quindi lì sotto lo cerca con l'occhio perché con l'occhio vuole vedere, ma in realtà dovrebbe farsi trasportare a livello animico all'esterno, aprire il cilindro che sì è bianco, ma può essere bianco anche se lo ha, cioè può essere tutto bianco, tutto luce, no? Senza mettere limiti. Mm. Causa esoterica della delusione circa l'amante. Mi viene sempre da dire la mente, lei elabora gli avvenimenti con la mente, mm? Invece che viverli per quello che sono. Ehm, per vedere l'effetto che fa, no? Se l'ultimo episodio che è successo, lei non, è come se lei si dovesse proteggere, ecco, mi viene da dire questo, no? Quindi con la mente si, mette dei pensieri anche negativi in maniera tale che sono negativi, quindi è tutto negativo, io tengo lontano, così non rischio di vivere delle cose che non so cosa sono e non conosco. Mm? Invece lo stare da sola lo conosco e so come funziona. Questa è l'immagine che mi arriva un po' in tutti gli aspetti di di questo cercare l'amore. Io, cioè, lei dice io mm, è un po' non so quello che mi spetta fuori, no? E non conoscendolo, sto in quello che conosco. La solitudine, sono da sola, però magari non sto bene, ma lo conosco. So affrontarlo, mi sono fatta le ossa. Mm? Invece là fuori, se vado allo sbando, può succedere qualsiasi cosa che non so, anche se fosse la più positiva, no? La migliore, la più idilliaca. Mm. Come si chiama questa chat, Cristina? Me lo puoi scrivere su un foglio? Ehm, non mi ricordo mai il nome di quella chat lì. LGBT adesso non so. Mythic, Mythic. Come Sì, Mythic. eh, lei valuta con la vista, no? Mm.
i messaggi, la foto, ok? E invece è come se lei invece uscisse nel mondo, mi viene da dire, potrebbe valutare Con con cinque la sensi. sua anima. Mm? Con i cinque sensi e la sua anima. Esatto, no? Chi ha inventato Mythic? Ma mi pare questo uomo potrebbe essere, vederlo così nordico, inglese, un po' stempiato, castano chiaro, quasi biondo, occhi chiari, non so come si chiama. Jones, una roba così. Sotto però richiesta specifica, mi sembra un ingegnere, mi viene da dirti, sotto richiesta specifica di un gruppo di persone che l'ha, diciamo, assunto per creare questa chat. E quali sono le entità che ci sono dietro? Allora, Anche Tinder, sì. analizziamo. Allora, mi viene da dirti, Mythic appare, non le conosco, dico, non le ho mai viste così. Mythic appare più seria nel senso, le persone che hanno iniziato a utilizzare Mythic sembrano più, Persone. no, sembrano più, cioè l'immagine in eterico che mi arriva è di un uomo in giacca e cravatta con la valigetta. Ecco. Invece di Tinder mi arrivano un gruppo di persone più festaiole. Ecco, Mm. l'immagine che arriva in eterico è così. Allora, siamo immersi nella Matrix, tutto è Matrix. Mm, Le automobili che guidate sono create dalla Matrix e i loghi delle case ah, sì, automobilistiche sono puro deep state, quindi è inutile che ce la raccontiamo. sì, infatti. Tinder sarà creato da delle entità, ok? Sì, sì, Leggi su tutti e Tinder. due. Chi l'ha creata? Allora mi arriva. Allora, ci sono questo gruppo di uomini, dietro ci sono tipo due, come se fossero due scrivanie a forma di piramide, con dietro due uomini, e se io guardo dietro c'è questa entità formata, ti direi da più, come se si fossero messi d'accordo, rettiliani, siriani, ma io ti dico anche da basso astrale, perché c'è tutta la testa è tutta nera di energia densa nera. E Mythic? Uguale, prima mi è arrivato più Mythic. È come se, adesso non so quando è stato creato Tinder o Mythic come anni, ma mi arriva. La mia sensazione è che Mythic sia più vecchio. Esatto, anche la mia, come se fosse più grosso, più strutturato, quindi mi viene Sì. in mente che sia partito Mythic e Tinder di conseguenza. Perché se non erro, credo, correggimi Cristina, Mythic ha proprio un profilo, la persona si presenta, scrive delle cose. È quello che mi Mentre viene. Tinder, sono delle foto, se tu le scorri da un lato, è no, quindi quelle persone non potranno più vedere il tuo profilo. Se tu le scorri dall'altro, adesso non ricordo se destra o sinistra, c'è il match e quella persona riceverà una sorta di notifica richiesta, no? Ah, ecco. E allora, se anche quella dice di sì, sulla base di una foto, ok, allora si può iniziare una chat, se no no. Vedi, forse era quello che vedevo io, no? Ed è un Più, meccanismo moderno, esatto, viene più moderno, più giovanile, più, più no? Instagram, Festaiolo, ecco, è tutto esatto. immagine. Sì, infatti in eterico mi arrivava questa cosa di diversità. E secondo me Tinder è una conseguenza di Mythic. È come se ci volesse Tinder
prendere anche tutta un'altra branca sociale che con Mythic non erano riusciti a prendere. Ecco. Tuttavia il mezzo è il mezzo, dipende da come si utilizza. Se io Certo. utilizzo la mia automobile per andare incontro alla mia realizzazione, uso l'automobile con i miei scopi Sì, di crescita personale. Se la uso per fare rapine o mettere sotto le persone, vabbè, insomma, l'esempio sa va sandir. Quindi, mm. come l'ha usato Cristina questo? È quello, no? Troppo analiticamente mi viene da dire, quasi come se dovesse analizzare dei dati. mm? Quindi poi mettere gli altri sensi, cioè mettere il senso animico, proprio vibrazionale, no? Emozionale, ehm, non si incastrava perché l'energia che lei ha messo inizialmente era quella di analizzare dei dati, ok? Non so se Ok. ho reso l'idea. Sul 100% di Mythic più Tinder, Mm. di incontri, quanti, che vabbè sono anche e soprattutto incontri fisici, no? Quanti in percentuale hanno portato a una relazione? Come una conoscenza al bar, in discoteca, in un Mi locale. viene, boh, però magari dico una stupidaggine, l'1,6%. Ok. Come hanno fatto questi 1,6%? Come si sono posti? Hanno avuto fortuna? No. No, 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 non hanno avuto fortuna, si sono messi a cercare nella chat, ma mm, a livello animico, mi viene da dirti quasi come se entrassero dentro allo schermo, non so come dire. Ok, a livello eterico appare questo, quindi l'energia che hanno messo nel comunicare con altre persone della chat era proprio animica, quindi ti direi a livello di fisica quantistica la vibrazione, la frequenza arrivava comunque. Mm? Mhm. Quindi a livello animico arrivava la frequenza animica. Si Ok? sarebbero potuti incontrare al bar? Sì, ma con Sì, dovute distanze, esatto, sì, di sì, tempo, certo. di Sì, 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 spazio. sì, sì, sarebbe successo la stessa cosa, sì. Mm. E in questo caso tutte le varie entità che hanno generato queste creazioni, Mhm. In hanno- quei casi lì sono sfuggiti come se fosse un bug del programma, mi viene da dirti, no? Ma l'1,5% si può sopportare, tra virgolette. vabbè, Mm. Il 98,5% riescono a tenerlo a bada. Mm. Cosa succede? Che tenendoli lì non hanno, sono fermi lì e non vanno in cerca dell'amore vero, no? Che è l'amore vero incondizionato, che è quello potente che alza le vibrazioni, no? Ancora di più, no? cioè, va bene. Quindi,